Alfa Romeo 33 valorizzata, recensione e prova su strada. Siamo qui a bordo pista dall'autodromo di Imola a presentare la mia Alfa 33 in questa bellissima giornata in cui Classic P55 la proverà per noi. Nello specifico si tratta di un modello 1300V, V che sta per valorizzata. Si intende per valorizzata il modello base del listino. Questa era una vettura che praticamente senza optional era destinata, diciamo, a un utilizzo agonistico. Questa nello specifico è il modello 907, quindi seconda serie. Prima serie disegnata da Ermanno Cressoni, il famosissimo architetto che è diventato capo del centro stile Alfa Romeo. La prima serie è caratterizzata anche da forme più rotonde, proprio nel classico stile di Cressoni, con anche questo posteriore fatto molto, molto a cuneo e l'avantreno molto basso che permette appunto l'installazione del motore, del famosissimo motore boxer. La 907 invece è un restyling ad opera del successivo direttore del centro stile Alfa Romeo, Walter da Silva. Nello stile di Da Silva possiamo vedere benissimo la linea ancora più enfatizzata a cuneo. Il frontale è caratterizzato dal family feeling con l'Alfa 164, uno degli ultimi gioielli di Arese. Qui però diciamo che gli sbalzi sono più accentuati perché l'impostazione meccanica non è stata cambiata rispetto alla prima serie, rispetto anche magari comunque allo schema dell'Alfa Sud, da cui ricordiamo la macchina deriva. Una berlina, 5 posti, molto comodi per tutti. Praticamente davanti si ha un'abitabilità eccellente, avendo proprio tutto il comparto meccanico molto spostato sull'anteriore, mentre al posteriore si ha proprio un'abitabilità sui sedili che per una persona come me, che sono oltre 100 kg e alto 1,84 m, trovo tutto lo spazio necessario per poter viaggiare comodamente. Abbiamo un baule molto capiente, adesso lo vedremo nel dettaglio, è molto capiente. Personalmente credo che sia una vettura che ancora oggi a livello di design si sa distinguere, è una vettura soprattutto che sa ancora emozionare per alcune doti che l'hanno resa, diciamo, famosa anche ai posteri. Ciao Alberto. Riccardo, tutta tua. Andiamo? Ok, pronti. La prima cosa che ho sentito è che il freno è abbastanza spugnoso. Allora, uno dei grossi difetti di quest'auto qui è la frenata che non è assolutamente all'altezza, ma su tutte? Su tutte? Su tutte quante, anche sulle 1700, 8 valvole, 16 valvole. No, il freno è assolutamente sottodimensionato. Io, come ho detto anche nei miei video, secondo me e secondo tanti è la pompa del freno che ha un diametro talmente piccolo che sposta poco olio. Ah, certo, è proprio quello il problema. Certo. No, il motore tira. Cioè, poi il motore del boxer cioè, sembra una moto, capito? Non sì, perché è dovuto anche molto alla rapportatura più corta. Amici che hanno la 1500, un amico caro che ha l'Alfa Sud Sprint 1500 quadrifoglio verde da 105 cavalli ha la rapportatura lunga. Dai, alza un po' il ritmo. Vediamo un po'. Tanto siamo cullati dal sound del boxer che assolutamente. Poi i carburatori, mamma mia. L'unica cosa che non so se hai notato è che sicuramente sentirai questo peso all'anteriore, che c'è proprio molto peso. Sì, vedo che Riccardo si sta divertendo comunque. Sì, ma si fa guidare benissimo.
No, no, no. È estremamente intuitiva, va da sola praticamente. È una macchina che nel 2024, anzi 2025, si comporta ancora benissimo. Che la macchina ha oltre 200.000 km e sono motori molto, molto, molto performanti e molto affidabili anche. L'assetto come lo trovi? L'assetto è ottimo a mio avviso, veramente ottimo. Guarda, i ragazzi dell'ORAP sono stati meravigliosi quando si parla di assetto ammortizzatori, insomma, sempre rivolgersi a dei grandi professionisti. Veramente roba buona, che hanno semplicemente, sono gli ammortizzatori originali ritarati da loro, induriti del 25% sia in compressione sia in estensione. Ok, perfetto. Quindi sì, è un'opzione che hanno fatto su mia richiesta e vedo che copia bene la strada. Si comporta benissimo. Sì, lo sai, Ecco, qui si è sentito forse un po' che sei appeso all'anteriore. Sì, infatti l'ho voluto provare un attimino. Sì. In effetti, addirittura interessante sto fatto, che anche con un beccheggio abbastanza importante tende a non sottosterzare, addirittura. Nonostante hai una gommatura, ripetiamo, ridicola, davanti c'è una gommatura da bicicletta. Sì, infatti quello un po' penalizza in effetti, quello un po' penalizza perché, assolutamente sì. Perché la senti proprio la spalla che lavora troppo, tra virgolette. Sì. Quindi torniamo sempre là, ma l'assetto è ben fatto. Si fa guidare veramente bene. Al pedale dell'acceleratore è una goduria, vero? Sì. Ha una reattività il Boxer che Sì. è un capolavoro, c'è poco da fare. Per anche il modico prezzo, insomma, per cui si trovano, perché ricordiamo che è una macchina prodotta in 1 milione di esemplari, quindi non c'è nulla di raro qua. Certo. Che poi comunque dai 2.000-3.000 euro comunque si riesce a comprare. Ti porti a casa un Alfa Romeo innanzitutto con un motore che onestamente secondo me è quello che salva la baracca, ma la salva talmente bene che è oltre i difetti, capito? Sì, perché è vero, dai, cioè sotto l'acceleratore tu hai un qualcosa che difficilmente trovi sulle altre macchine di pari cilindrata. Bello anche il paesaggio, bellissima giornata, col fresco, i carburatori, senti come lavorano. Lavorano benissimo. Macchina questa è stata carburata da un carburatorista molto esperto che fa solo boxer. Alfa Romeo, Volkswagen e Porsche. Il suono è una delle caratteristiche delle Alfa Romeo Boxer. Assolutamente. Io penso proprio che sia stato studiato, d'altronde ragazzi stiamo parlando di uno dei migliori ingegneri che l'umanità ci abbia mai regalato, Rudolf Ruschka. Io lo ringrazio sempre ogni volta che la prendo. Ok, questa consuma perché ha 2 carburatori dell'orto del 40, doppio corpo, quindi ogni volta che schiacci qua dentro di benzina ce ne va dentro, però c'è anche la versione iniezione, tipo la Imola, visto che siamo a Imola, e la versione 1.3 iniezione che ha tutto un altro consumo. Cominciavano a essere già macchine che guardavano un po' alle emissioni, ai consumi, poi uscirono le catalizzate anche, quindi insomma, senti qua di quarta come vai. Sì, ma c'è là grip, c'è là. Considera che sei molto basso di muso ma non tocchi mai per terra, perché ti ho detto, l'ORAP li ha fatti, non ho montato un assetto regolabile perché onestamente non mi interessava, dei suoi originali, rivista, secondo me ecco, tutto lì. Poi dopo, diciamo, per un utilizzo divertente stradale, non andando in pista, non correndo, dopo lì se vuoi fare cose un po' più specializzate, allora consiglio anch'io barra antirolio e tutta la culla del motore con la barra antirolio, che ricordiamo è montata nelle 1.500, nelle 1.700, nelle 1.300 no, e quindi che migliora di molto la macchina, gli dà quell'effetto go-kart che sicuramente un po' fa la differenza. Ti dirò, la mancanza della barra antirollio non è così importante in questo caso. Ma sai perché? Perché comunque la macchina di per sé è leggera. Allora, ricordiamo che questa macchina monta l'impianto GPL, non contestatemi ragazzi, l'ho comprata così, c'era già. Con l'impianto GPL il pieno di tutti e 2
sia GPL che benzina. Io sono a 1000 kg qua, pesata sulla pesa, c'è anche un video a riguardo. 1000 kg con i due pieni, stiamo parlando di 9,20, 9,30 se togli l'impianto GPL, ecco. Comunque c'è una macchina leggera, non ha una buona leggerezza, e sai, nei transitori si sente. Se proprio devo fare una critica, è distribuito male il peso, ecco, ma tutto lì, basta. La prima, se vuoi fare un bel lavoro, passa sempre dalla seconda prima di metterla. Ah, ok. Passi dalla seconda e poi metti in prima, che praticamente sincronizzi i due alberelli. Sì, E allora sì, ok. così non ti dà la grattata. Anche lì ci sarebbe molto da dire sul cambio. Questo cambio è sempre stato criticato per gli impuntamenti e per la poca precisione, ma per un difetto progettuale, perché il cambio condivide un supporto con il motore, quindi il boxer quando si accelera o quando comunque è in funzione fa questo movimento, di conseguenza anche il cambio fa questo movimento. Certo. Condividono proprio lo stesso supporto. Sull'Alfa Sud non era così. Ah, non era così sull'Alfa Sud? No. Sull'Alfa Sud era un'altra cosa. I cambi sono totalmente diversi. Qua vedo la pista. No, volevo fare una prova di frenata se non c'era nessuno, per curiosità. Questa è la pista, sì. Sì, sempre la pista. Tanto non c'è nessuno, però è una prova. Ma comunque frena la macchina. No, devi Frena, schiacciare, devi solo schiacciare frena perché sposta poco olio. È quello il problema. Allora, c'è la gente che mi hanno scritto in tanti, ma ascolta, se metti i dischi autoventilanti, i tubi in treccia, pastiglie sportive, la cosa migliora. Infatti la cosa migliore che fanno in tanti su questo è montare la pompa della 155, ecco, che ha un diametro, credo, se non sbaglio, da 21 mm, questa è un 14 o 16 mm. Vabbè, fortunatamente oggi con due soldi, tra virgolette. Sì, no, se uno vuol fare un bel upgrade ci butta una bella pompa a freni di una 155, ancora meglio di una 156 che ho avuto, ed è una frenata che è impressionante, quella della 156. E intanto Riccardo che si diverte, avevo piacere che provassi insomma questa auto, che è un'auto anche importante per l'Alfa Romeo e comunque anche per la storia italiana, diciamo. Tutti quelli che mi fermano quando sono in giro con questa macchina hanno dei bellissimi ricordi anche familiari, no? Perché ce l'aveva mio nonno, ce l'aveva mio padre, e quindi insomma è una macchina che è entrata nei cuori di molti, dai. Direi proprio di sì. Ricordiamoci che stiamo viaggiando su una versione 1300V valorizzata, che era la versione più base della base, nel senso che veniva proposta a 1 milione di lire in meno, appunto perché non aveva nulla, era la versione base per le corse. Questa, l'unica cosa che ha rispetto a una V di fabbrica sono i vetri elettrici che il primo proprietario ha fatto montare e i fendinebbia anteriori.
Allora Riccardo, dopo aver fatto amicizia e conoscenza con lei, cosa hai da dirmi? Ma ti devo dire che comunque è una vettura interessante. Non avevo mai guidata una 33 o comunque una conformazione di auto di questo tipo, con motore boxer comunque a sbalzo anteriore. In questo caso non abbiamo la barra antirollio, Sì. un pneumatico più piccolo di quello che dovrebbe essere, ma comunque devo dire che mi è piaciuta veramente tanto. Pesi bassi in un baricentro basso. Sono contento che ti è piaciuta, che l'hai apprezzata, conoscendola bene da proprietario. Posso spendere due paroline un attimino su questo progetto che comunque nasce all'inizio degli anni 70 come Alfa Sud ed è riuscito ad arrivare fino quasi a metà anni 90 mostrando comunque tutto il suo potenziale, soprattutto grazie al suo cuore pulsante. Questo perché dico soprattutto? Perché diciamo che secondo me è una mia impressione, il resto della macchina è rimasto diciamo agli anni 70 a livello di freni, come hai notato anche tu durante la tua prova, a livello anche di telaio, di rigidità torsionale, cose, a livello anche di semplicità di schema sospensivo anteriore, che è una cosa abbastanza semplice, insomma il resto della macchina diciamo che non è molto moderno e si sente anche a livello di sterzo, ecco. Si sente che non è molto moderno. Il motore è quello che salva proprio tutto quanto. Tu uno che compra un'auto del genere la compri col cuore, non la compri tanto con la testa. È che poi dopo comprandola col cuore ti ritrovi con un cuore meccanico che è veramente di livello. Cosa importante secondo me che insomma poche auto del periodo hanno è che con questa conformazione insomma Alfa Romeo è riuscita a mantenere uno status di berlina secondo me di alto livello, anche se le finiture interne a mio avviso sono molto peggiorate nel corso degli anni. Cioè la più bella era l'Alfa Sud, era ancora bella l'Alfa Romeo 33 prima serie, con questa siamo arrivati proprio alla plastica totale. Tanti si sono lamentati perché, ripeto, al tempo costava dei bei soldi come macchina, ecco, è un difetto che gli viene riconosciuto, oltre a quelli già citati. Mi piace, sono contento dell'acquisto che ho fatto e soprattutto sono contento che piaccia anche così tanto alla gente, ecco. E perché insomma fa piacere essere fermato, che magari anche fanno due foto, comunque ti chiedono tutto quanto. Io sono stato contento di averla presa e non so ancora per quanto rimarrà con me, magari ancora per tanto, magari ancora per poco, chi lo sa. È stata una bella giornata come sempre, ci siamo divertiti come sempre, perché noi se noi ci divertiamo non siamo contenti. Da questo bel musetto firmato Alfa Romeo quando ancora esisteva, Alberto Davoli, Riccardo Fois. alla prossima.